a tutti, in questo video oggi vi farò vedere, per chi non ha un generatore di funzioni, come è semplice usare il cellulare, scaricare da Play Store un generatore di funzioni, così uno può provare il suo oscilloscopio. Allora, innanzitutto bisogna scaricare da Play Store un programma tipo questo. Io quello che ho trovato più completo è questo. È un generatore di funzioni che fa onda sinusoidale, triangolare e quadra. Si può avere due canali, in più fa da 0 a 20.000 Hz come tutti i generatori che si trovano, tutte le applicazioni che si trovano audio da scaricare da Play Store. E in più questo ha la modulazione AM/FM, è l'unico che ho trovato, diciamo, più completo. Poi si possono fare altre cose, adesso non mi ricordo bene, comunque è abbastanza completo. Allora, adesso ve lo farò sentire con l'audio del telefono. Per esempio, vogliamo creare un'onda sinusoidale, ok, la frequenza 440 Hz, si può cambiare da qua, puoi scrivere un altro valore, facciamo 1 kHz, ok, attivare l'uscita, e questo è il canale destro o sinistro, canale sinistro, canale destro, e lo fa con una tonalità di 440 Hz perché sarebbe l'altro canale, ok. Poi si può fare onda triangolare, non cambia molto, facciamo solo un canale così si capisce meglio, onda triangolare e onda quadra. Poi in più si può spostare la fase dei due singoli canali, adesso è 0 e si può spostare e fare 90 gradi, 180, e poi vedremo sull'oscilloscopio. Allora, intanto mettiamo onda sinusoidale, spegniamo il canale, facciamo destro e sinistro. Ora vi farò vedere come collegarlo. Io ho preso questo cavo jack da 3,5 mm stereo con due spine RCA, due connettori RCA, e sia maschio che femmina, così qua posso attaccarmi con l'oscilloscopio. Ora vi farò vedere. Allora, lo colleghiamo qua, ok, accendiamo l'oscilloscopio, prendiamo il primo canale, ok, primo canale, e lo colleghiamo sonda per 1, lo colleghiamo su un'uscita. Adesso io non so qual è l'uscita, vediamo la massa, che è qua la massa, anzi giriamolo così, massa, e colleghiamo un canale, ok. Ora attiviamo l'uscita, ok, e vediamo già l'onda sinusoidale. Adesso capiamo prima che canale siamo, ne spegniamo uno, ok, siamo su questo, spegniamo quell'altro, ok, dunque siamo sul sinistro, canale sinistro, ok, così siamo sinistro e destro, siamo già a posto. Ora andiamo in automatico, vediamo cosa mi legge, ok, anzi aspetta, resetto perché era memorizzato, facciamo canale sinistro, ok, passiamo la fonda d'onda, facciamo una bella cosa, aumentiamo un po' il volume, così si aumenta anche l'ampiezza, e andiamo a cercare, ok,
Passiamo un po', la mettiamo sopra. Ok, ora andiamo a cercare l'altro canale. Allora, la prima siamo 1000, non so, forse un po' piccolo, non si vede, siamo a 1 kHz e l'altro invece siamo a 400 Hz. Vediamo il nostro oscilloscopio che legge 1 kHz, qua così. Ora andiamo a vedere l'altro canale, mettiamo un'altra sonda. Okay. Un'altra sonda, abbiamo un altro canale sempre per 1. Faccio vedere i due canali collegati. Ok, accendiamo l'altro canale. Ok, vediamo che non c'è niente perché non abbiamo abilitato il canale destro. Ora abiliteremo il canale destro. Ok, si comporta così perché abbiamo un'altra frequenza. Allora, se vogliamo andare a vedere che frequenza e che ampiezza ha questo canale, praticamente bisogna, allora aumentiamo un po' l'ampiezza, ok, in modo da renderla come quella. Poi andiamo a usare il trigger sul canale 2 e vediamo che sul canale 2 abbiamo i nostri 440 Hz impostati dal canale 2. Ok, se mettiamo 400 Hz anche il canale 1, frequenza, enter, 400. Ok, ora abbiamo tutti e due i canali con la stessa frequenza, però allora, come dicevo, sembra che sono due frequenze differenti, infatti ho sbagliato io, 400 e 440. Se noi impostiamo a 440 anche questa, vediamo le due semionde uguali. Ora andiamo a vedere un po' di misure. Allora, misure, ok, abbiamo il canale 1 che è uguale al canale 2, 312 millivolt di picco, e RMS abbiamo 108 millivolt. Vediamo il massimo del volume, così al massimo del volume abbiamo picco 680 millivolt e RMS 248 millivolt. Ora andiamo a fare un'altra prova. Andiamo a sfasare le due semionde. Praticamente facciamo fase, enter, facciamo subito un 20 gradi, vedete che si è spostata 20 gradi, facciamo 90 gradi, vedete che si è spostata. Ora andremo a vederlo rappresentato sull'asse XY, posizione XY, vedete, se facciamo 0 sarà una riga diritta, fase, facciamo 0 gradi, vediamo perché non è diritta. Andiamo a vedere posizione, che risulta leggermente spostata ancora, allora vuol dire che non si è messo. Andiamo sul canale 2, facciamo fase 0 gradi e non si è rimessa a posto come prima. Andiamo a vedere
perché sono tutte e due 0 gradi, dovrebbero essere in fase. Canale 1 0 e no, non è in fase, c'è qualcosa che mi sfugge. Vediamo una cosa, forse è il programma del cellulare che fa così, perché a 0 gradi di solito è una riga diritta. Andiamo un attimo a vedere se è per quello. Allora facciamo presto vedere. Spegniamo un attimo il generatore, lo riaccendiamo. Avete visto che è ritornata la riga diritta. Ok, ora proviamo. Probabilmente quel programma qua un po' non va tanto bene. Quando sposti la fase poi resta memorizzato, se la rimetti a 0 resta memorizzato il valore di prima. Allora, comunque adesso vi faccio vedere a spostare ancora la fase. Facciamo un 20 gradi, ok, facciamo 50, facciamo 90, un cerchio quasi perfetto, un cerchio perfetto. Ok, altre funzioni di questo generatore è quella, la funzione MFM, che andremo a vedere. Allora, prima di provare l'oscilloscopio con una modulazione MFM, volevo farvi vedere un'altra cosa che si può fare. Si può programmare una frequenza che parte da 1 kHz, si ferma a 2 kHz, tempo di 10 secondi. Qua c'è la modalità se è continua o ok. Ora, prima vi farò sentire senza l'oscilloscopio ma l'audio. Ok, va da 1000 a 2000 Hz. Qua si può inserire il rumore bianco, il rumore rosa, vabbè, ma così. Ora la fermo, vi farò vedere sull'oscilloscopio. Allora, partiamo. Ok, la frequenza che varia da 1000. Andiamo a triggerarci, se no non legge la frequenza giusta. Ok, così vediamo che varia da 1000 a 2000 kHz, vedete? 1700, 1900, 2000, poi riparte da capo da 1000. Se inseriamo la frequenza, quella del rumore bianco, vedete com'è la forma d'onda. Ok, ora andiamo a vedere, facciamo stop. Ok, ora andiamo a vedere la modulazione in AM. Allora, prima cosa bisogna impostare modulazione AM. Ok, modulazione AM, poi bisogna decidere la frequenza portante, che è questa. Facciamo diciamo 1 kHz per iniziare, e quella modulante che è quella in AM, e facciamo 100 Hz. Ok, diamo l'uscita e vediamo che abbiamo una modulazione in AM.
vedete? Così resta già bella ferma, riesce a triggerarla il trigger, e se usciamo così si muove. Ok, ora aumentiamo la frequenza portante, facciamo avevamo detto prima eravamo a 1000, facciamo 2 kHz. Ok, visto che è aumentata la frequenza portante, possiamo anche allargare. Proviamo ancora a aumentare, facciamo 3 kHz, 5 kHz, vediamo qualcosa di strano. Aumentiamo un po' la portante, facciamo 200 Hz. Facciamo 300 Hz. Rimettiamo 100 Hz e facciamo la portante 3 kHz. Ok, ora vedremo in FM come si comporta. Qua viene modulato in ampiezza e qua viene modulato in frequenza. Aumentiamo la base dei tempi. Ok, qua vediamo che sta modulando in frequenza. Facciamo una frequenza di modulazione, facciamo 50. Ok, vedete come sta modulando. Ok, ora vi farò vedere i limiti di questo generatore. Allora, partiamo da una frequenza di 10 Hz. Ho sbagliato, facciamo 10 Hz. Ok, 10 Hz, vediamo il nostro oscilloscopio. Ok, siamo a 10 Hz. Ok, ora aumenterò la frequenza fino al suo massimo, che riesce 22 kHz. Allora aumentiamo. Ok, così siamo a 304 Hz. L'onda sinusoidale è ancora perfetta. Aumentiamo 700. Abbiamo passato 1 kHz, ancora forma d'onda ancora ottima. Sette kHz, ancora ottimo. Saliamo. Allora, vediamo che fino a 20 kHz è ancora buona. 21, 22 comincia. A 22 vediamo che va in crisi il generatore. 21, diciamo fino a 21 è accettabile. Ora facciamo 10 Hz. Ok, facciamo onda triangolare 10 Hz. Aumentiamo, vediamo come si comporta questo.
così siamo a 44. Vediamo, 200 Hz, ancora buona. Quasi 400 Hz. Andiamo 1 kHz, 800, 1,3, e qua cominciano, ok, qua comincia a deformarsi. Diciamo fino a qua ancora accettabile, fino a 2 kHz, poi diventa quasi una sinusoide. Ok, ora facciamo 10 Hz e vediamo l'onda quadra, la più brutta. Onda quadra, ok, 10 Hz, può stare anche bene. Saliamo, già vediamo le commutazioni, siamo a 50 Hz, vedete già quelle commutazioni residue. Passiamo 200, passiamo a 200 kHz, saliamo, qua l'ondulazione è molto. Saliamo ancora un po' e qua va in crisi fino a 5 kHz, 6 kHz. Proviamo ad andare avanti, cosa succede. (22 kHz). Allora ritorniamo a 6 kHz, vediamo. 5 kHz e anche 4, 3, forse fino a 3. Questa è ancora un'onda quadra, ma abbiamo visto i limiti di questo generatore. Spegniamo. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale. Ora vi farò vedere un'altra cosa che vi servirà. Allora, per chi come me che ha già una certa età, praticamente l'udito comincia un po' a perdere sulle frequenze alte. Sappiamo benissimo che la frequenza la frequenza udibile al nostro orecchio va dai 50 Hz fino ai 20.000 Hz quando siamo giovani. Poi a una certa età comincia a calare. Con questo generatore possiamo vedere quando il nostro orecchio comincia a non sentire più e a che frequenza comincia a non sentire più. Allora vi faccio vedere subito. Così sentiamo una frequenza di 403 Hz.
Non vado più basso perché la cassa dell'altoparlante del cellulare non riesce a riprodurla. Sotto i 400 non si sentirebbe niente. Infatti se ci abbassiamo a 200 non si sente, non riesce a riprodurla proprio l'altoparlante. Noi saliamo, adesso siamo a 700 Hz, 1 kHz, abbasso un po' perché dà fastidio anche a me. Aumentiamo e andiamo a vedere fino a quando il nostro orecchio riesce a sentire. Se siamo 2 kHz, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Io già qua sento un lieve peggioramento sui 9. 10 comincia a calare, 12 ormai io non sento più niente, non so se voi sentite, e uno così può regolarsi e vedere il suo udito quanto ha perso. Sicuramente a 40 anni, 40-45 anni, arriverete uno buono, uno che ha ancora l'udito buono arriverà a 15 kHz. Io ormai a 12 non sento più niente. Comincio a sentire qualcosina così, e così a 10 mi appare il suono. Se vi è stato utile mettete un mi piace sul video.